Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi faremo i pasticcini con la pancetta. Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, non sono bravo a pronunciarli, però diciamo dal barbecue americano si chiamano i Barnett's Ends, più o meno, una roba del genere. Comunque sono cubetti di pancetta fatti in una certa maniera al barbecue, però visto che tutti non hanno la possibilità di potersi rifare al barbecue perché ha una cottura lunga, perché magari non hanno il posto, oggi ve li propongo al forno. Quindi primo ingrediente, una pancetta di maiale naturalmente, pancetta senza cotenna. Cercate di non prenderla moltissimo grassa, se potete scegliete la parte un pochettino più che ha un pochino più di rosso, diciamo, all'interno della fetta. Comunque cominciamo a fare delle strisce di questa dimensione, in questa maniera, perché dobbiamo fare dei bocconcini tipo spezzatino fatti proprio con la pancetta. Quindi la divido a strisce. Adesso questo qua era all'incirca 1,8 kg di pancetta, poi dopo un bel po' calerà sicuramente perché la cottura è piuttosto lunga e poi dopo durante la cottura i nostri bocconcini si andranno a sgrassare, quindi caleranno. Poi alla fine sono talmente buoni che si mangiano molto volentieri. Allora, da questa fettona che abbiamo fatto bella alta andiamo a ricavare dei bei bocconcini di questa dimensione, possibilmente tutti uguali, così la cottura sarà uniforme, non ne avete dei pronti prima e dei pronti dopo, avete diciamo il tutto pronto assieme, ecco, tutti i nostri cubetti pronti assieme. Quindi la faccio tutta a cubetti e poi andiamo a condirla, a preparare il rub. Il rub è il mix di spezie che andrà esternamente ai nostri cubetti. Vi dico già che io ho preparato il mio rub personalizzato, non ce n'è uno standard, oppure potete utilizzare anche i rub già pronti, non ci sono problemi. Io adesso vi farò vedere come l'ho preparato. Così potete replicarlo, ecco. Bene, allora adesso andiamo a vedere il rub. Il rub, come vi ho detto prima, me lo sono personalizzato come vi pareva a me, poi con quello che avevo in casa, ma voi potete farlo come volete, potete usare anche i rub già pronti. Allora, qui ho messo della paprika dolce, dello zucchero di canna, questo mix qua è un aglio e peperoncino, quindi pochino, pepe nero e sale. Adesso io vado a mescolare il tutto assieme. Andiamo con le mani che va benissimo, andiamo a creare il nostro rub. Ecco, una volta che avete amalgamato bene gli ingredienti siamo pronti per andarlo a mettere sui cubetti. Quindi prendo una ciotola abbastanza grande, mettiamo dentro i cubetti, inizio già a spargerne un po'. Ecco qua. E poi lo vado a mettere dentro il tutto. A questo punto andiamo a mescolare bene, facendo in maniera di far andare il rub su tutti i cubetti. È molto importante che siano bei ricoperti. Allora, una volta che avete mescolato bene il tutto, io prendo la griglia del forno e vado a sistemare tutti i cubetti messi per bene sulla griglia in questa maniera. Perché li mettiamo sulla griglia? Perché abbiamo bisogno che non cuocino nel loro grasso, ma che il grasso possa poter scendere. Difatti poi nel forno metteremo sotto un raccoglitore per non andare a impatacare tutto il forno,
quindi abbiamo bisogno proprio che il grasso passi sotto e che non rimanga a bollire, insomma, a friggere la nostra pancetta. Quindi sistemiamo per bene e poi andiamo a infornare. Allora, per quanto riguarda la cottura, forno ventilato, 120 gradi per 2 ore e mezza. La cottura è piuttosto lunga, però li mettete dentro, scordatevi per un paio d'ore che ci sono e poi dopo andremo a fare la fase successiva. Quindi mettete dentro i vostri bocconcini e ci mettete sotto un piatto per raccogliere l'unto e poi ci vediamo fra un paio d'ore, 2 ore e mezza, quando sono pronti. Allora, dopo 2 ore e 20 siamo in questa situazione. Abbiamo fatto una cottura bassissima, a bassa temperatura, 120 gradi, non è altissima. Abbiamo creato una crosticina fuori, o esattamente come dicono in America il bark, che è quella crosta che si forma con il rub, con le spezie che gli abbiamo messo, però all'interno è morbidissimo. Io l'ho assaggiato, ne ho assaggiato un pezzettino perché è giusto sentire il gusto. Difatti sono abbastanza dolciastre e per me è sufficiente, non ci metto altro zucchero. Andrò ad aggiungere un pochettino di sale. Quindi adesso le trasferisco in una ciotola in questa maniera. Sembrano molto cotte, ma in realtà non lo sono. Hanno solo fatto questa crosticina esterna. E vedete sotto la teglia che ha raccolto l'unto? Adesso vi faccio vedere. Guardate tutto l'unto che ha raccolto. E passiamo alla fase 2. Prendiamo la nostra ciotola, qui ho della salsa barbecue, o prendete quella già fatta o ve la fate in casa come volete. Vado a mettercene un paio di cucchiaiate, cucchiaio grande però, ok. Miele, questo qua è miele millefiori, quello squizzabile, un pochettino, e poi ci aggiungo il sale. Non ci si potrebbe aggiungere dell'altro zucchero di canna, ma io non ce lo metto perché è già abbastanza dolciastro. Quindi vado a mescolare il tutto, cerco di far andare la salsa barbecue su tutti i pezzettini. Se avete voglia li passate uno per uno, se no fate così e li mescolate tutti insieme. Bene, una volta fatto ciò, teglia alla mano e poi andiamo a posizionare tutti i nostri pezzettini all'interno, messi bene. Carta d'alluminio. Forno a 100 gradi per una mezz'oretta, lo lasciate andare, ci vediamo quando escono. Allora, mezz'ora in forno, un breve riposo di 10 minuti coperto, senza aprirlo. Andiamo a vedere cosa è successo all'interno. Spettacolari, spettacolari, spettacolari. Adesso le trasferisco in un piatto, poi dopo andiamo a fare la prova assaggio. Guardate come sono morbide, sembrano proprio dei pasticcini. Allora, il colore non rende perché magari la camera sembrano neri, però vi garantisco che sono invitanti e adesso vado subito ad assaggiare. Si sciolgono in bocca, uno spettacolo. Adesso sono giusti di sale, c'è quell'agro dolce buonissimo. Ne sento un altro perché è giusto l'ora di pranzo. Fantastici. Allora, non vi ho detto che comunque durante la cottura, la prima cottura delle 2 ore
e mezzo a 120 gradi, potete anche affumicarli e questo gli darà un gusto totalmente diverso in base alla fumicatura che gli volete dare. Io non l'ho fatto perché non avevo voglia di spuzzolentare un po' dappertutto, insomma ho fatto così, le ho fatte semplici, però vi garantisco che con il rub che ho fatto sono venuti veramente 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 buoni. Anzi, ne mangio un altro perché sembrano dei pasticcini proprio. Buonissimi. Va bene, vi lascio in descrizione le dosi che ho utilizzato e vedete alla fine un piatto così in 2 in 3 si mangia, ecco. Anche durante una grigliata tirate fuori una robina così diventano matti tutti. Va bene, allora mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, mi fate un piacere perché non costa niente e sostenete il canale. Commentate sotto se avete delle altre idee o sapete fare in una maniera diversa, insomma dei consigli, scrivetemelo sotto, iscrivetevi al canale che non sbagliate mai, e iscrivetevi anche al mio canale Lego che vi lascerò il link qua sotto. Io direi che ci possiamo vedere tranquillamente alla prossima video ricetta. Un saluto da Davide, alla prossima, ciao.